Ciao a tutti, miei cari, e bentornati su Celebrita dalla Turchia. È un piacere avervi di nuovo qui, perché oggi vi porto dentro una vicenda che vibra di musica, di emozioni e di quelle scintille imprevedibili che solo i grandi eventi sanno accendere. Il titolo lo dice già a mezza voce e voi l'avete letto con curiosità. Met Goes Wilder Adele S. Concert in Germany. Sì, Germany. Sì, Adele. E sì, una reazione che ha incendiato i commenti, acceso dibattiti e mostrato un lato inatteso di una coppia che, di solito, sa dosare i riflettori come pochi, Cenk Torun and Massine Merabet. Se è la prima volta che passate di qui, benvenuti. Se ci seguite da tempo, sapete già che qui non ci limitiamo al pettegolezzo, lo avvolgiamo di sensazioni, contesto, dettagli che fanno battere il cuore. E oggi, quando si parla di Adele, è inevitabile parlare di un fenomeno che va oltre la musica. I suoi concerti non sono solo show, sono rituali emotivi. In Germany, con un pubblico notoriamente appassionato e attento, quell'atmosfera si trasforma in un abbraccio collettivo. Ma stavolta, quell'abbraccio ha stretto forte anche due ospiti inattesi in mezzo alla folla, Cenk e Massine, arrivati senza clamore, con l'eleganza discreta di chi vuole godersi la notte, non conquistarla. Immaginate la scena, cielo limpido, aria frizzante, lo stadio come una costellazione di luci tremolanti. Le chiacchiere si abbassano, le luci scivolano via, e Adele si fa avanti con quella voce che sembra avvolgere ogni sedia, ogni mano intrecciata, ogni respiro trattenuto. L'energia sale e si muove come una marea. Si canta, si ride, qualcuno piange già. Cenk Torun inclina il capo verso Massine Merabet, le sfiora la mano. Lei sorride, quello sorriso sottile di chi si prepara a crollare e a rinascere in una sola canzone. E lì, nel mezzo del mare umano, la storia prende il suo corso. Perché ad un certo punto accade ciò che nessuno aveva previsto. In mezzo a una ballata da brividi, una di quelle che Adele sa tenere in bilico tra confessione e conforto, Massine si lascia andare. Non un gesto studiato, non un capriccio da tappeto rosso, una resa. Gli occhi lucidi, un nodo che salta, e poi quel pianto che non si può trattenere. Qualcuno vicino riprende, qualcun altro applaude, altri le appoggiano una mano sulla spalla. Cenk le parla piano, la contiene, prova a proteggerla dai telefoni alzati, ma non può fermare l'onda. E presto l'onda diventa racconto virale. E qui entra in gioco il dettaglio curioso: chi è Dimet? Vi starete chiedendo, proprio come noi tutti. Perché i video caricati in fretta, i sottotitoli improvvisati, un cartello intravisto, hanno battezzato quella figura emotiva con un nome che non è il suo. Dimet, hanno scritto. Un'etichetta nata dall'equivoco e rimasta appiccicata ai post. C'è persino chi, confondendo le lettere, ha digitato sede, come se l'emozione potesse cambiare il nome a piacimento. Eppure non è una fan qualunque. Dietro quel volto che si bagna di lacrime c'è Massine Merabet, elegante, intensa, nota per la sua compostezza. E accanto a lei c'è Cenk Torun, solido come sempre, con quel modo calmo di stare al mondo che ha conquistato il pubblico. Ma la narrazione online, freneticamente veloce, ha continuato a chiamarla Dimet. E così è nato il paradosso. Una storia su Dimet, ma Dimet non esiste lì, se non come riflesso sfocato del vero volto di Massine. Un riflesso che, però, intensifica tutto. Perché l'errore non ha fatto che moltiplicare i punti di vista, amplificare il dibattito, nutrire la curiosità. E cosa è successo esattamente? Le versioni oscillano, come spesso accade quando l'adrenalina si mescola alla musica. C'è un consenso sottile, però. Mentre Adele attacca una di quelle canzoni che smuovono ricordi mai del tutto guariti, Say Me All Like You, secondo qualche didascalia spiccia, Massine si alza. Una mano al petto, un respiro spezzato, poi un grido lungo, liberatorio, un inno personale che si fonde con la voce dell'artista. Qualcuno dice di averla vista abbracciare sconosciuti, altri raccontano di una danza improvvisa, un oscillare felice e doloroso insieme, che ha rotto per un attimo il filo invisibile che Adele tesse tra palco e platea. Cenk la stringe, le sussurra parole che nessuno sente ma tutti immaginano: va bene, ci sono io. Tata attorno,
applausi e occhi lucidi, ma anche sopracciglia alzate. Perché in un concerto si condividono lacrime e sorrisi, sì, però si condivide anche il tempo degli altri, e qualcuno ha pensato che quella scintilla fosse diventata incendio. Che cosa l'ha provocato? Con Adele, la risposta è spesso semplice e difficilissima insieme, verità. Le sue canzoni parlano di fratture e cuciture, di addii e seconde possibilità, e arrivano dove teniamo riposti i pezzi più fragili. Per una come Massine, che da tempo difende la sua sfera privata con grazia, questa immersione può aver toccato corde che non chiedevano altro che vibrare. Forse un periodo complicato, forse uno di quei giorni che ci sorprendono stanchi, forse solo l'accumulo di sentimenti compressi che trovano, finalmente, uno spiraglio. E in quella notte in Germany, con la folla a fare da scudo e specchio, quello spiraglio è diventato un varco. Cenk ha retto la porta, l'ha sorretta, l'ha lasciata passare attraverso l'emozione senza vergogna, e questo è ciò che le immagini raccontano. Per alcuni è stata una scena meravigliosa. Anch'io sarei così, hanno scritto in tanti, riconoscendosi nel tremore delle mani, nelle spalle scosse, nella danza liberata. Per altri, invece, la misura è stata superata. Un concerto è di tutti, hanno commentato, e se qualcuno si mette al centro, rischia di togliere qualcosa agli altri. C'è chi ha puntato il dito su Cenk, chiedendosi se non avrebbe dovuto portarla via per permettere alla musica di tornare al suo equilibrio. Ma i video mostrano un'altra verità, la mano sulla sua schiena, il cenno d'intesa a chi era intorno, il rispetto dei tempi. Non una fuga, non un capriccio. Un tempo sospeso in cui due persone si tengono forte mentre una canzone fa il resto. Sui social, la tempesta si è scatenata con la rapidità di un ritornello conosciuto. Clip montate, rallenti, didascalie poetiche o taglienti. C'è chi ha difeso Dimet, senza sapere di difendere Massine. C'è chi ha scritto sede, trasformando la confusione in rumore di fondo. E c'è chi ha colto l'essenza. La vulnerabilità è una forma di coraggio, soprattutto quando potresti nasconderti dietro all'immagine. Cenk e Massine non hanno commentato subito. Hanno lasciato che parlasse la notte, che finisse la pioggia di commenti, che si depositassero le emozioni. Un silenzio che, conoscendoli, non è indifferenza ma misura. Eppure, proprio quel silenzio ha acceso altre congetture. Crisi? Riconciliazione? Un annuncio? Il pubblico ha cercato indizi nelle mani intrecciate, nello sguardo di lui, nel profilo di lei. Parliamoci chiaro, in un concerto la percezione cambia. La musica ad alto volume, le luci che sfumano, la marea delle voci. Le barriere si sciolgono. E in Germany si aggiungono abitudini e codici che non sempre coincidono con quelli di altri paesi. Il pubblico tedesco, si sa, è intenso e rispettoso, ma ogni arena ha le sue regole non scritte. Se a qualcuno è sembrato troppo, a molti è sembrato giusto così. Perché cosa c'è di più umano che lasciarsi attraversare dalla bellezza? E chi può davvero stabilire il margine perfetto tra partecipazione e disturbo quando la canzone ti sta ricucendo da dentro? C'è un'altra chiave possibile. La parola sfogo. Concedersi lo sfogo, accettare che il corpo dica quello che la voce non trova. In un mondo che pretende controllo, compostezza, strategia, vedere una donna come Massine lasciare andare tutto, sostenuta da Cenk, ha risuonato potentemente. Alcuni hanno visto un esempio, un invito. Altri, una trasgressione delle buone maniere. Ma la verità spesso abita nello spazio tra le due letture. E quell'istante teso, fragile e bellissimo, oggi appartiene alla storia di quel concerto tanto quanto le note di Adele. Le ore successive sono state un mosaico di reazioni. C'è stato chi ha scritto, mi ha ricordato perché amo la musica. Altri, io, al suo posto, avrei fatto lo stesso. E non sono mancati i rimproveri, si è dimenticata che non era a casa sua. Nel frattempo, l'equivoco del nome ha continuato a viaggiare. Dimet come simbolo, sede come refuso, e in mezzo la realtà sobria. Massine Merabet, con accanto Cenk Torun, due figure che conosciamo per l'equilibrio, e che proprio per questo, quando si sbilanciano, scuotono il quadro più del previsto.
Ma forse è questo che li ha resi ancora più vicini agli occhi di tanti, l'imperfezione di un momento vero. Qualcuno si è chiesto se Adele si sia accorta di tutto. Difficile dirlo. Dal palco, spesso, si percepiscono correnti, non dettagli. Ma in più di un momento, in più di un respiro tra una strofa e l'altra, è sembrato che la sua voce si adagiasse proprio su quel punto della platea, come se volesse coprire, abbracciare, non interrompere. E in fondo è questa la magia dei grandi, sanno lasciare spazio all'umano senza perdere il filo del canto. Così la canzone è andata avanti, Samuel Like You nei sottotitoli dei fan, ma il sentimento, quello, aveva un nome solo, sincerità. Alla fine, le luci si sono rialzate, il brusio è tornato a riempire lo stadio, e Cenk ha accompagnato Massine verso l'uscita con passo calmo. No, non c'è stato teatro. No, non c'è stato strappo. Solo due persone che si sono prese il tempo necessario per tornare a respirare. E forse proprio lì, lontano dai microfoni e dai telefoni, si sono scambiati la frase che conta: grazie per esserci. Nessun comunicato, nessuna posa. Il resto lo hanno fatto le immagini che tutti abbiamo visto, riveduto, discusso. E allora, torniamo alla domanda che ha spaccato i commenti: è stata una reazione eccessiva o un atto d'amore verso la musica? Dipende da dove ci mettiamo. Se crediamo che un concerto sia un tempio, forse pretendiamo silenzio. Se pensiamo che sia una festa dell'anima, allora quello sfogo è stato un brindisi. Probabilmente, come sempre, la verità sta nel mezzo. Perché guardare Massine crollare con grazia e Cenk reggerla con fermezza ci ha ricordato che l'arte migliore ci scombina e ci rimette insieme. E a volte lo fa in pubblico, anche quando avremmo preferito che accadesse al buio della nostra stanza. In conclusione, quello che abbiamo vissuto attraverso schermi e racconti è la storia di una notte in Germany, di un concerto di Adele, e di un momento umano che ha avuto il coraggio di mostrarsi. L'abbiamo seguito chiamandolo Dimet, qualcuno l'ha confuso in sede, ma dentro c'erano Cenk Torun e Massine Merabet, con la loro verità. Una verità fatta di lacrime, mani intrecciate, e di quella scintilla che, una volta accesa, nessun commento riesce davvero a spegnere. Diteci, vi ci siete rivisti? Vi siete sentiti toccati? Qui su Celebrita dalla Turchia amiamo ascoltare le vostre storie, i vostri ricordi di canzoni che hanno fatto saltare gli argini. Scriveteci cosa avreste fatto al posto loro, se avreste applaudito, se avreste abbracciato, se avreste chiuso gli occhi lasciandovi cullare. E se vi è piaciuto questo viaggio tra musica ed emozioni, restate con noi, la prossima storia è già lì che bussa, pronta a sorprendervi ancora una volta.